Lezione 1. Navigare nel trasporto. Puoi prendere un taxi, un autobus o la metropolitana. Dipende dalle tue preferenze. Sembra molto comodo. Apprezzo avere più opzioni. Ognuno ha i suoi vantaggi. I taxi sono più comodi, ma possono essere piuttosto costosi. Capisco. Autobus allora? Gli autobus sono economici, anche se potrebbero richiedere più tempo a causa delle frequenti fermate. Questo è un punto giusto. E che mi dici della metropolitana? La metropolitana è in genere il modo più veloce per spostarsi in città, riducendo al minimo i tempi di viaggio. Viaggiare sottoterra sembra piuttosto avventuroso. Dovrò fare un tentativo. Assicurati solo di controllare i percorsi prima di salire a bordo, poiché alcune stazioni potrebbero chiudere inaspettatamente. Lezione 2. Servizi da considerare. Connesso. Sembra perfetto. Ci sono servizi specifici che dovrei cercare negli alloggi? Che domanda ponderata. Consiglio di verificare le opzioni per la colazione incluse. Una colazione gratuita renderebbe sicuramente le mattine più facili. Effettivamente. Inoltre, cerca anche servizi come Wi-Fi e servizi di lavanderia. Il Wi-Fi è fondamentale in questi giorni. Può fare una grande differenza, soprattutto per le questioni legate al lavoro. Assolutamente. Trovo anche che una buona posizione sia importante per un facile accesso alle attrazioni. Una posizione centrale migliorerebbe sicuramente la nostra esperienza. Infine, considera la possibilità di leggere le recensioni per valutare le esperienze degli ospiti precedenti. Un ottimo punto. Lo farò per assicurarci che il nostro soggiorno sia piacevole. Lezione 3. Conversazioni familiari. Nessuna reputazione da perdere. La famiglia di Nightingale era sconvolta dai suoi piani. In effetti, tali ambizioni erano del tutto anticonvenzionali per l'epoca. Le sue aspirazioni sfidavano le norme sociali in un modo straordinario. È affascinante come la determinazione di una persona possa influenzare la prospettiva di un'intera famiglia. Verissimo, devono aver provato un misto di paura e orgoglio per le sue scelte. Quanto possono essere deliziosamente complesse le dinamiche familiari. Sono d'accordo. Invita a riflettere sui sogni della propria famiglia. E l'importanza di sostenerli anche quando sembrano scoraggianti. Precisamente, la storia di Nightingale è un potente richiamo al coraggio. Lezione 4. Aiuto extra. È altro che posso fare per aiutarti? In realtà, hai dei fazzoletti in più. A quanto pare ho il naso che cola. Certo. Ecco qua. Ecco, sembra piuttosto persistente. Lo è davvero. Devo essere allergico a qualcosa nell'aria. Forse è il polline di quei bellissimi fiori all'esterno. Sono stupendi, ma non costo, non è vero? Assolutamente. È come se la bellezza avesse sempre il suo prezzo. Suppongo che ciò sia vero in molti aspetti della vita. Stai suggerendo che dovremmo tutti avere un budget per la bellezza? Lezione 5. Il clima in Sud America. Non ancora. Cosa suggeriresti per il Sud America? In generale, il clima è piacevole da giugno a settembre. Interessante. Di solito è inverno lì, non è vero? Sì, ma è molto più caldo in paesi come il Brasile. Capisco. Quindi uno dovrebbe invece mettere in valigia abiti estivi? Esattamente, ma un maglione leggero potrebbe essere utile per le serate più fresche. Sembra abbastanza pratico. Quali attività consiglieresti?
Fare escursioni in montagna ed esplorare le vivaci città sarebbe l'ideale. Sembra delizioso. Ora, che mi dici del cibo? Lezione 6. Modifiche alla prenotazione. Dal 12 al 17 luglio? Eccellente. Per favore, apporta le modifiche alla mia prenotazione. Certamente. Desideri ricevere un'email di conferma in seguito? Sarebbe molto utile, grazie. Siete i benvenuti. Parteciperai a qualche evento durante il tuo soggiorno? Sì, ne ho diversi in programma. Ho sentito che i festival sono un vero spettacolo. Lo sono davvero. Le celebrazioni culturali aggiungono un tocco meraviglioso ai viaggi. Assolutamente. Crea ricordi indimenticabili. Hai un festival preferito che non vedi l'ora di vedere? Lezione 7. Date di viaggio. Per quali date stai cercando di prenotare? Arriverò il 15 luglio e resterò per una settimana. Sembra perfetto. Hai considerato il tuo itinerario? Ho una bozza, ma apprezzerei alcuni suggerimenti. Che ne dite di esplorare le zone costiere? Le spiagge sono mozzafiato. Sembra meraviglioso. Adoro l'oceano. Credo che apprezzerai anche il pesce locale. Amo molto i frutti di mare. Sembra un abbinamento perfetto. Davvero? Devo assicurarmi un bungalow sulla spiaggia? Lezione 8. Goderci la spiaggia. Sembra perfetto. Amo la spiaggia. Quanto tempo ci vorrà per arrivarci? Circa 2 ore in auto, a seconda del traffico. Questo è abbastanza ragionevole. Non vedo l'ora! Hai un'attività preferita in spiaggia? Mi piace nuotare, ma amo anche semplicemente rilassarmi con un buon libro. Sembra che tu abbia programmato la giornata ideale in spiaggia. Proprio così! Niente come il suono delle onde per calmare l'anima. Sono completamente d'accordo! Mettiamo in valigia degli snack. Lezione 9. Assistere oggi. Buongiorno. Come posso esserti utile oggi? Buongiorno! Ho problemi con un sito web. Quale sembra essere il problema? Sembra che non accetti la mia password. Ah, può essere piuttosto frustrante. Hai provato a resettarlo? Sì, ma ricevo ancora un messaggio di errore. Ma Vediamo se riusciamo a risolverlo insieme, ok? sarebbe meraviglioso. Grazie per l'aiuto. È un piacere per me. Mi piace risolvere i problemi, specialmente questi piccoli misteri. Lezione 10. Varietà alimentare. Sì, garantirà una buona varietà di cibi per tutti i gusti. Assolutamente. La varietà tende ad eccitare il palato. Immagina un buffet dove tutti trovano qualcosa di delizioso. Questo è il sogno. Che ne dite delle opzioni per i dessert? Una selezione di torte e pasticcini migliorerebbe sicuramente l'esperienza. Oh, mi piacciono i dolci. Un po' di indulgenza non fa mai male. D'accordo. La vita è troppo breve per saltare il dessert, non credi? Davvero. Abbraccerò volentieri questa filosofia. Ora è deciso! Nel nostro futuro C è una festa! Lezione 11. Campeggio o hotel. 2 settimane sembrano buone. Dovremmo accamparci o stare in hotel lungo la strada? Il campeggio può offrire un'esperienza unica, ma gli hotel offrono comfort. Vero. Immagino che bilanciare entrambi sia l'ideale.
Forse iniziando con il campeggio e concludendo in un accogliente hotel? Sembra un piano perfetto. Una miscela di avventura e relax. Esattamente! Natura durante il giorno e letti morbidi di notte. Devo confessare che adoro addormentarmi ascoltando la natura. È davvero un'esperienza magica. Ora ne sono abbastanza convinto. Allora abbiamo il nostro piano. Lezione 12. La prossima volta. Questo è un peccato. Forse la prossima volta... Sicuramente, goditi la giornata. Grazie. Apprezzo questo sentimento. Quali sono i tuoi piani per il resto della giornata? Ho intenzione di recuperare un po' di tempo leggendo mentre mi godo una tazza di caffè. Sembra delizioso. Che libro stai leggendo attualmente? È un romanzo giallo che ha catturato la mia attenzione. I misteri possono essere davvero avvincenti. Spero che vi piaccia. Grazie. Se scopro qualche intrigante colpo di scena, lo condividerò con voi. Lezione 13. Esplora Yellowstone. Parco Nazionale di Yellowstone. Le montagne rocciose del Nord America sono mozzafiato. Sicuramente lo sono. I paesaggi sono incredibilmente diversi. I geyser e le sorgenti termali sono affascinanti meraviglie naturali. Sì, e anche la fauna selvatica è davvero notevole. Hai avuto la possibilità di visitare qualche parco nazionale? Ne ho visitato uno l'estate scorsa, ed è stata un'esperienza indimenticabile. Posso solo immaginarlo. La natura ha un modo per impressionarci. Davvero, è essenziale preservare questi splendidi luoghi per le generazioni future. Un sentimento davvero meritevole. Lezione 14. Conto alla rovescia per il nuovo anno. Unitevi a me nel conto alla rovescia per la notte di Capodanno. Ne sarei lieto. Sembra eccitante. 10, 9, 8, 7. Siete pronti per il grande momento? Sono assolutamente pronto. Sarà elettrizzante? 6, 5, 4. Immagina l'emozione nell'aria. L'atmosfera elettrizzante! Non vedo l'ora di festeggiare. 3, 2. Avete preparato i vostri auguri per il nuovo anno? Davvero, ho un'intera lista pronta per partire. 1. Buon anno nuovo. Che i festeggiamenti abbiano inizio. Lezione 15. Ristorazione economica. Capito. Che ne dite del cibo? Qualche suggerimento per mangiare con un budget limitato durante il viaggio? Certamente, il cibo di strada è spesso un'opzione fantastica. Il cibo di strada può essere sia delizioso che poco costoso. Quali piatti mi consigliate? I tacos, le crepes e gli gnocchi di solito piacciono alla folla. Sembrano deliziose. Inoltre, i mercati locali potrebbero offrire buone scelte. In effetti, e spesso forniscono un assaggio della cultura della zona. Hai già mangiato in un mercato locale? Sì, una volta ho trovato una gemma nascosta che vendeva i migliori involtini di falafel. Terrò gli occhi aperti per scoprire tesori simili. Lezione 16. Esplorazione delle attrazioni locali. Attrazioni nelle vicinanze? Vero. Sarebbe bello esplorare alcuni monumenti locali e godersi il paesaggio. Assolutamente. C. È qualcosa di speciale nell'immergersi nella cultura locale. Forse potremmo fare un giro a piedi? Sembra meraviglioso. Le escursioni a piedi spesso rivelano gemme nascoste. Sono d'accordo.
Inoltre, ci permettono di incontrare persone che conoscono bene la zona. Davvero? Hai già visitato monumenti importanti? Sì, una volta ho visto una splendida cattedrale che mostrava un'architettura incredibile. Che splendida esperienza! Sarei entusiasta di scoprire qualcosa di simile. Pianifichiamo il nostro itinerario con attenzione. Lezione 17. Gli sforzi della comunità. Dobbiamo rimuovere queste mine dalla terra, nella regione di Quito e Huambo. Sembra un bel compito. Come sei stato coinvolto in questa iniziativa? Ho passato una mattinata con una piccola squadra di Allu. Deve essere stata un'esperienza che mi ha aperto gli occhi. In effetti è stato illuminante vedere come gli sforzi della comunità aiutano l'ambiente. Ammiro queste iniziative, promuovono la sostenibilità e la consapevolezza. Precisamente. È commovente assistere a sforzi collaborativi per una buona causa. Continuiamo a sostenere tali iniziative ovunque possiamo. Assolutamente. Ogni piccola cosa aiuta e insieme possiamo fare la differenza. Lezione 18. Esperienza di acquisto. Anch'io darò un'occhiata a quel negozio. Dovresti? Il loro servizio clienti è eccezionale. Apprezzo il buon servizio clienti. Migliora immensamente l'esperienza di acquisto. Davvero? Quando i clienti si sentono apprezzati, è più probabile che ritornino. Quali articoli specifici vendono che consigliate? Hanno una deliziosa selezione di prodotti artigianali e locali. Sembra intrigante. Ho una predilezione per i prodotti unici e fatti localmente. Lo adorerai, te lo assicuro. Non vedo l'ora di visitare il negozio. Lezione 19. Alla ricerca dello stile. Di quali colori hai bisogno per il tuo progetto? Cerco colori vivaci come il blu. I colori vivaci evocano sicuramente un senso di gioia ed energia. Esattamente. Il blu è versatile e si abbina bene a tanti altri colori. È davvero una scelta classica. Quale tonalità di blu preferisci? Preferisco un vivace blu cobalto, fa una dichiarazione sorprendente. Questa è una splendida selezione. Aggiungerà un bel tocco al tuo progetto. Grazie, non vedo l'ora di vedere il risultato finale con quella palette di colori. Non vedo l'ora di vedere sbocciare la tua creatività. Lezione 20. Momenti microfonici. Il signor Cavett prese il microfono e impallidì alla vista di centinaia di femmine. Deve essere stata un'esperienza travolgente per lui. Davvero, immagina l'eccitazione e l'ansia che deve aver provato. È riuscito a pronunciare un buon discorso? All'inizio è inciampato, ma poi ha trovato la sua sicurezza. È piuttosto impressionante. Il pubblico ha risposto positivamente? Lo hanno incoraggiato, il che sicuramente ha aiutato. È straordinario come l'incoraggiamento possa cambiare l'atmosfera. Proprio così. Hai mai affrontato una situazione simile? Lezione 21. Verificare. Oh, potrei dover dare un'occhiata. Sicuramente. Non rimarrete delusi. Cosa posso aspettarmi durante la mia visita? Un ambiente affascinante con deliziosi snack e bevande. Sembra allettante. Qualche oggetto distintivo che dovrei provare? La loro torta al cioccolato è rinomata. Potresti volerne mangiare una fetta. È davvero così buono? Assolutamente!
Molti sostengono che stia cambiando la vita. Ora hai suscitato il mio interesse. Ci andrò oggi? Lezione 22. Supporto chirurgico. Prima dell'intervento, mia madre verrà con me. È meraviglioso! È sempre bello avere supporto. Davvero. Le infermiere mi misureranno la temperatura in anticipo. In genere assicurano che la salute di tutti sia ottimale, giusto? Esattamente. Facilita la mente sottoporsi a tali controlli. Come ti senti riguardo all'intervento? Un mix di eccitazione e nervosismo, devo dire. Questo è comprensibile. Che ne dici di una distrazione? Sì. Forse guarderò senza sosta una serie prima del grande giorno. Lezione 23. Check-in a tarda notte. Di recente ho sentito che per il check-in a tarda notte non è previsto alcun costo aggiuntivo. È vero? Assolutamente. Molti hotel offrono questa flessibilità per i loro ospiti. È abbastanza conveniente, non credi? In effetti consente di risparmiare un sacco di problemi. Mi preoccupo sempre di addebiti imprevisti quando viaggio. Comprendo la tua preoccupazione. È importante informarsi in anticipo su eventuali commissioni. Precisamente. Preferisco anche sapere di avere delle opzioni disponibili in caso di ritardo del mio volo. Esattamente. Gli arrivi in ritardo sono spesso inevitabili, soprattutto con gli orari di viaggio odierni. Allora, cosa ne pensi di soggiornare in un hotel che accetta check-in posticipati senza costi aggiuntivi? Credo che sia una scelta fantastica. Può migliorare l'esperienza complessiva di viaggio. Devo essere d'accordo. Aggiunge un ulteriore livello di conforto sapere che si può arrivare senza una sanzione pecuniaria. Lezione 24. Il Museo della Pace di Hiroshima. Hai sentito parlare del Museo della Pace di Hiroshima? Mostra gli oggetti lasciati dall'esplosione. Sì, lo trovo piuttosto affascinante. È incredibile come la storia possa insegnarci attraverso questi manufatti. Davvero? Serve come commovente ricordo del passato. Riesci a immaginare di assistere a un evento del genere? Sarebbe un'esperienza profondamente emotiva. Lo scopo del museo è promuovere la pace e la comprensione. Assolutamente. È fondamentale che le generazioni future vengano a conoscenza delle conseguenze della guerra. Sono d'accordo. Penso che visitare luoghi del genere aiuti a infondere in noi un senso di responsabilità. Per non parlare del fatto che incoraggia conversazioni significative su come prevenire tragedie simili in futuro. Esattamente! Musei del genere non si limitano a esporre oggetti, ma a promuovere l'empatia e la consapevolezza. Inoltre, sarebbe affascinante vedere come la comunità si è ricostruita dopo quel tragico giorno. Lezione 25. Nuove scelte. Credo sia arrivato il momento di parlare della nostra lista della spesa. Cominciamo con frutta e verdura? Sembra eccellente. I prodotti freschi sono essenziali e possono migliorare notevolmente i nostri pasti. Sono completamente d'accordo. Che ne dite di prendere in considerazione alcuni frutti di stagione per assicurarci il miglior gusto? Assolutamente. La frutta di stagione non solo ha un sapore migliore, ma tende anche ad essere più economica. Precisamente. Inoltre, aggiungere delle verdure colorate ravviverà i nostri piatti, non credi? Sì, davvero. Una presentazione elegante può esaltare anche i piatti più semplici. Inoltre, non dobbiamo dimenticare i prodotti di base per la dispensa. Sono fondamentali per cucinare. Hai ragione. Prodotti come cereali, fagioli e spezie sono la spina dorsale di molte deliziose ricette.
Quindi, facciamo anche un elenco di ciò che abbiamo già a casa, questo ci aiuterà a evitare duplicati. Lezione 26. L'avventura di Errand. Buongiorno, sei pronto per la nostra avventura di oggi? Certo che lo sono. Dopo ho bisogno di sbrigare alcune commissioni. Fantastico. Allora ti porto al museo? Sì, sembra perfetto. A che ora ci vediamo? Che ne dici delle 11 del mattino? Funziona bene per me. Ottimo. Spero che tu abbia una lista delle commissioni che devi portare a termine. Certo. Non vorrei dimenticare nulla di cruciale. Pianificazione eccellente. Ammiro le tue capacità organizzative. Lezione 27. Fashion Finds. Hai notato che il nuovo negozio in centro ha un'ampia varietà di vestiti? Sì, ne ho sentito parlare. Si rivolgono sia agli uomini che alle donne, vero? Esattamente. Sembra che abbiano qualcosa per tutti. Sono particolarmente interessata alla loro selezione di accessori. Gli accessori possono davvero dare un tocco in più a un outfit. Lo visitiamo questo fine settimana? Mi divertirei immensamente. Forse possiamo anche fare un elenco di ciò che stiamo cercando mentre siamo lì. È un'idea splendida, non vorrei distrarmi. Oppure potremmo ritrovarci con un centinaio di articoli diversi di cui non abbiamo bisogno. Lezione 28. Esperimento culinario. Ho scoperto una nuova ricetta online e ne sono molto entusiasta. Oh, sembra delizioso. Che tipo di piatto è? È un piatto di pasta gourmet che richiede alcuni ingredienti insoliti. Adoro le belle sfide in cucina. Sarei lieto di provarlo con te. Meraviglioso! Raccogliamo tutti gli ingredienti necessari? Sono sicuro di poterti aiutare in questo senso. Forse potremmo trasformarlo in un divertente evento di cucina. Assolutamente. Mi piace farmi una bella risata mentre cucino. Sarà un'avventura culinaria da ricordare. Lezione 29. Health Harvest. È essenziale avere un'abbondanza di frutta e verdura nella nostra dieta. Non potrei essere più d'accordo. Sono vitali per la nostra salute. Conoscete dei mercati nelle vicinanze dove possiamo procurarci prodotti freschi? Sì, C. È un delizioso mercato agricolo che vende prodotti biologici. Perfetto. Quando ce ne andiamo? Che ne dici di questo sabato mattina? Funzionerebbe magnificamente per me. Facciamo un elenco per non trascurare nulla di importante. D'accordo. Non vedo l'ora di iniziare il nostro sano shopping sfrenato. Lezione 30. Taxi per l'aeroporto. Ottimo. Devo prendere un taxi per l'aeroporto. Posso aiutarti in questo? Quando è previsto il tuo volo? La partenza è prevista tra circa un'ora. Allora dovresti sbrigarti. Hai prenotato il tuo taxi in anticipo? Io sfortunatamente non l'ho fatto. Pensa che sia troppo tardi? Non necessariamente. Sì, è ancora un po' di tempo. Proviamo a chiamarne subito uno. Sembra un piano saggio. Hai un servizio taxi preferito? Sì, consiglio di utilizzare la compagnia Yellow Cab, sono abbastanza affidabili. Ottima scelta. Offrire un servizio rapido è ciò che sanno fare meglio. Lezione 31. Danza democratica. Immagina di provare a far ballare un elefante in un campo minato. Sembra assolutamente ridicolo. Come si potrebbe iniziare un compito del genere?
Bene, si potrebbe sostenere che richiederebbe un approccio democratico. Un approccio democratico per un elefante? Sembra davvero strano. Davvero? Comporterebbe votare sul percorso migliore e sui passi di danza. Forse potremmo formare un comitato. Le riunioni sarebbero piuttosto divertenti. Posso solo immaginare il processo verbale pieno di serie deliberazioni sui movimenti del tronco. E dibattiti sulle scarpe da ginnastica appropriate per l'elefante. Assolutamente. Chi sapeva che ballare con un elefante potesse essere così complesso? Lezione 32. Abbigliamento invernale. Mia sorella indossa cappello e guanti ogni inverno. Questo è importante per stare al caldo, specialmente durante i giorni gelidi. Davvero? Mia madre insiste sempre nell'indossare la sua sciarpa preferita. Di che colore è la sua sciarpa preferita? È un rosso vivace, che risalta molto sul bianco della neve. Il rosso deve adattarsi bene a lei. Ha molte sciarpe? Ne ha collezionati diversi nel corso degli anni, ognuno con una storia unica. Collezionare storie insieme a sciarpe sembra delizioso. Sicuramente rende l'inverno più piacevole per lei. Lezione 33. Prenotazione accogliente. Hai già prenotato il tuo alloggio? Sì, ho trovato un hotel accogliente nel cuore della città. Sembra adorabile. È un boutique hotel o fa parte di una catena? È un boutique hotel. Ogni camera ha un arredamento unico che riflette la cultura locale. È delizioso. Posso solo immaginare il fascino che emana. Hai visto qualche foto? In effetti l'ho fatto. Le camere sono decorate con eccentriche opere d'arte e mobili vintage. Sembra l'occasione perfetta per Instagram. Hai intenzione di immortalare ogni angolo? Assolutamente. Ho sentito che anche il caffè nella hall dell'hotel è squisito. Oh, vuoi dirmi che potresti non andartene mai? Lezione 34. Esplorazione in solitaria. Ehi, hai mai pensato di viaggiare da solo? In realtà sto pensando di partire presto per un'avventura da solista. Sembra intrigante e liberatorio. Qual è la tua destinazione? Sto pensando a una gita in montagna per fare escursioni e stare in solitudine. Ah, le montagne. Sembra che tu voglia abbracciare la serenità della natura. Precisamente. In effetti, è un rifugio dalla frenetica vita cittadina. Viaggiare da soli ha il suo fascino, no? Lo fa davvero? Sì, è qualcosa di liberatorio nel non avere un itinerario prestabilito. Posso solo immaginare come l'esperienza possa approfondire la tua consapevolezza di te stesso. Lezione 35. Rituali mattutini. Buongiorno. Hai già bevuto il caffè? Sì, è il mio rituale di risveglio. Non ciaca, niente di simile. Sono d'accordo. Una buona tazza di caffè può creare o rovinare una mattinata. Davvero, spesso mi sento uno zombie prima del mio primo sorso. Una trasformazione della caffeina, se vuoi. Qual è il tuo tipo preferito? Amo un espresso ricco, ma di tanto in tanto mi godo un cappuccino cremoso. Sembri avere una palette piuttosto sofisticata. Grazie, credo che bere caffè dovrebbe essere un'esperienza, non una necessità. Non potrei essere più d'accordo. Allora, quali sono i tuoi segreti di birrificazione?